Buongiorno del un cammino, ma soprattutto in kayak. Oggi siamo qui per testare il nostro nuovo kayak della Story, il Division 2, in acqua. Qui iniziamo senza indugio. Allora, come potete vedere, davanti al mio puntapiedi ho legato la sacca stagna 40 litri, poi c'è il sedile di Giulia davanti alla pompa e la sacca stagna quella piccola di 10 litri. Qui vedete la tasca con la cerniera. Mi piace di questo kayak che la parte superiore, vedete, è rivestita di uno strato di PVC più duro, più resistente. Questo perché quando pagaiate ogni tanto prendete dentro con la pagaia, magari qui. Ecco, io sto usando la nostra pagaia, quella in fibra di vetro, quella scoprega, che è 225 cm. Nonostante il kayak sia largo 82, per cui 4 cm meno dello swing, ogni tanto si prende dentro, per cui per questo tipo di kayak io vi consiglio almeno 230 cm di pagaia, se non 240. Qui c'è la targhetta con i dati tecnici, per cui peso massimo, numero di persone, la pressione massima. Dietro di noi c'è il carrellino da Ecla Beach Rolly, santo carrellino, perché ci abbiamo fatto 1,8 km dalla stazione fino a qui, e poi il trolley del kayak, che è molto voluminoso anche da piegato, perché il fondo è rigido e non si può piegare ulteriormente, per cui tutta la parte posteriore del kayak è occupata da questo trolley. No, questa è solo la prima volta che lo carichiamo, magari studieremo meglio la disposizione del carico. E ora si continua a pagaiare. Poggiapiedi si sta rivelando abbastanza confortevole, anche se io non lo uso centralmente, ma lo uso più ai lati, perché serve anche per stabilizzare un pochino il kayak con le gambe, no? E per farsi forza quando si pagaia. Come vedete c'è acqua, perché questo è un sit on top, per cui un kayak aperto e ovviamente l'acqua entra. E è per questo che è ottimo per la bella stagione, per il periodo caldo, un po' meno per il periodo freddo. Però siamo a inizio giugno, c'è una bella giornata, nessun problema. Abbiamo quasi finito il magro. Allora, parliamo un po' dei sedili. Come vedete il sedile ha questa bella tasca dietro con cerniera, noi ci abbiamo messo la bottiglia d'acqua, gli snack, poi il foglio con gli appunti, che comunque si è bagnato lo stesso, pazienza. E come potete vedere li stiamo usando col booster che alza di quasi 7-8 cm, per cui anche se entra l'acqua, perché è un sit on top, non siamo a bagno col posteriore nell'acqua. Se avessimo usato solo il sedile senza booster, in realtà un pochino d'acqua probabilmente ce la saremmo trovata sotto il sedere. Il comfort di questi sedili, dopo 2 ore e 25 di seduta con una pausa breve a qualche chilometro fa, posso dire che sono più confortevoli rispetto a quelli del Gumotex, che ci vuole poco, ma sono meno confortevoli rispetto a quelli dell'X100 che abbiamo acquistato per sostituire quelli del Gumotex, per cui i sedili dell'X100 qui sono ancora un gradino superiore. C'è da dire che questi hanno questa tasca molto grande dove ci sta veramente tanta roba e tutto. È una pecca anche che non sono sistemati, diciamo, non sono fissati sul fondo, hanno questi 4 moschettoni, però il sedile può spostarsi se puntate con troppa forza sul puntapiedi, potreste spostare un po' il sedile, allora bisogna fare delle manovre per sistemarlo. Ecco, quello che abbiamo trovato finora di negativo dei sedili è questo, e anche quello del 48 è positivo. Poi alla prossima pausa vi farò vedere una cosa che ci siamo accorti per fortuna e pensiamo sia relativamente importante, però è da menzionare. Solo che le onde ci stanno spingendo proprio contro la sponda, per cui non ci avviciniamo troppo, perché come già detto non è maneggevolissimo, è facilissimo da girare questo kayak, forse senza pinna, però vediamo. Ok, in un modo molto rocambolesco e decisamente poco ortodosso siamo riusciti ad uscire dal mare e adesso dobbiamo levare il kayak di qui, ma ce la faremo. Allora, prima
quando stavo parlando di un problema di fettuccio di cui avremmo parlato in seguito, adesso che siamo sbarcati, è andato tutto bene, la pagaia della storia, guardate qua, è saltata la vite, per cui questa volendo potrebbe venire via. Noi comunque avevamo portato una nostra pagaia di quelle buone per sicurezza. Comunque sì, siamo arrivati, cosa che c'è dentro? C'è dentro un ricciolo di plastica anche. Niente, questa pagaia non vale granché, se no magari dategli voi un'incollata prima di uscirci. Ok, lo stiamo testando senza lo skeg che ce l'ho qua in mano io. Qui vediamo come è la mangevolezza e come gira. Ora andremo verso la penisola di Isella, siamo al lago di Annone, che è un lago interessante di cui magari vi racconteremo mentre stiamo pagaiando. Come ti sembra la mangevolezza? E prova a girarlo a sinistra. Ci stai girando a destra, Giulia. È più facile da girare rispetto al mare con la pinna o... Mi sembra che giri più in fretta, sei più reattivo. Tu sei pinna? No, diciamo che è possibile. Prova ad andare dritta. Io rimetterei la pinna. Anche perché voglio girarmi. Non ci riesco. Però comunque non è ingovernabile senza pinna. Sì, però siamo anche in un lago. Dritto va dritto, è più reattivo senza pinna, però adesso noi la mettiamo ugualmente, ecco, se non volete usare la pinna perché dovete andare Le paperine. Me le fate spaventare! in posti dove il livello dell'acqua è bassa, potreste anche farlo, però io vi consiglio comunque di metterla. Adesso ci accostiamo e la rimettiamo. Fine. Allora, come abbiamo già visto, questo kayak è un po' più difficile da manovrare, nel senso che Giulia da sola da davanti non riesce a cambiare velocemente direzione, devo farlo io con quei movimenti molto ampi della pagaia, per cui direi che per una persona sola è troppo questo kayak, anche se si mette in mezzo col sedile, è meglio per due persone. Se volete usarlo in singolo, comprate il singolo a questo punto, che è 3,25 m, vi costa anche di meno, pesa di meno, è più trasportabile. Per cui qualche problema di manovrabilità con la pinna inserita, nel senso che va troppo dritto. Senza pinna si riesce a far girare un po' più facilmente, però non so, Giulia diceva si sentiva poco sicura, non so se è una questione psicologica o altro, però beh sì, devi stare un po' più attento con la pagaia per quando cambi direzione e poi per raddrizzarlo. Allora, siamo qui ad Annone e poi abbiamo fatto la parte sul fiume Magra e al mare, a Lerici, La Spezia, in Liguria, e non sul nostro solito percorso di prova che è quello da Lecco a Paderno, attraverso il lago di Lecco, il lago di Garlate, quello di Olginate e fiume Adda, perché questo kayak è sì gonfiabile e trasportabile, però diciamo è molto pesante e ingombrante, per cui avremmo dovuto cambiare più treni per arrivare a Lecco, ma soprattutto avremmo dovuto fare, una volta sgonfiato a Paderno, la lunga salita fino a Paderno, e noi abbiamo il carrino della Ecla che ci aiuta parecchio, però è molto faticosa quella salita, e arrivati in cima alla salita ci sono ancora, mi pare, più di 2 km per arrivare alla stazione, per cui abbiamo optato per questo percorso di prova. Questo kayak, come ho detto, pesa 22 kg, poi 2 kg di pagaie, 1 kg più di sacca, per cui è sì trasportabile, potete sì prendere i mezzi pubblici, però non è agevole come per esempio con il nostro Swing 2, e quindi abbiamo optato per questa location invece che quell'altra. Sarebbe l'utilizzo migliore di questo kayak è lo caricate in auto e quando arrivate lo togliete dall'auto, magari potete fare anche 1 chilometro prima di metterlo in acqua, però possibilmente che sia piano e non in salita, allora lì va perfettamente. Allora, altre impressioni generali sul kayak, molto molto comodi di ring, questi sono quelli dove si fissano i sedili, però sono disponibili anche se dovete fissare altro. Per esempio noi abbiamo messo il leash, il guinzaglio della pagaia, qui, là abbiamo legato la borsa, anche le maniglie sono interne, per cui non sono praticissime se dovete trasportare il kayak, cioè ce la fate, però sono più pratiche dentro per legarci cose, qua potete legarci cose
E niente, adesso ci sono circa 27 gradi, la superficie delle murate non è particolarmente calda, quello che è caldo è lo strato di PVC protettivo incollato sopra, questo si scalda in fretta, per cui attenti quando appoggiate il braccio. Per il resto nulla da rilevare di particolarmente critico. Ecco, la distanza, lo spazio è veramente tanto, per cui la distanza tra me e la, e la tasca di Giulia è veramente importante. Devo muovermi dal sedile per prendere le cose nel suo sedile se ho bisogno. In realtà ho una tasca anche dietro, faccio meno fatica a girarmi e a mettere la mano nella mia tasca, però se avessi bisogno di qualcosa nella tasca di Giulia si fa fatica. Ecco, secondo me qui con un seggiolino di gomma, di quelli in gel, un bambino ci può stare tranquillo, perché comunque sono 220 kg di portata. Se state dentro la portata, magari un 10-15 kg meno della portata, lo spazio c'è per un adulto, non lo so, forse deve arretrare un po' il sedile, sarebbe spazio magari per un adulto, però sarebbe un pochino affollato. Bambino di sicuro, piccoli anche due. Allora, vi faccio vedere il reggipagaia. Allora, quello del passeggero posteriore è qua, però vedete è fuori dalla murata e non si vede bene, non è proprio agevolissimo prendere la pagaia e assicurarla. Questa è una cosa che potete fare a kayak fermo quando siete approdati, quando magari l'avete legato al molo, cose del genere. Francamente in navigazione è meglio non usarlo perché si è in fretta a sbilanciarsi. La stabilità di questo kayak è abbastanza stabile perché è sì largo 82 cm nel punto più largo, ma se guardate poi faccio vedere, metto l'immagine del fondo. Il fondo sotto si restringe, è poco più di 65 cm, forse anche di meno, per cui sotto è stretto e se solo vi spostate verso la murata si inclina, però a questo punto sentite che va in appoggio sulla murata, per cui adesso siamo inclinati, Giulia sta pagaiando normalmente. La stabilità secondaria è abbastanza buona. Ecco, magari se dovete fare dei movimenti ampi avvertite l'altro pagaiatore, perché così magari lui vi può controbilanciare col suo peso spostandosi nella direzione opposta. E ci sono tante alghe qui al lago, per cui buona stabilità, però è indubbiamente meno stabile rispetto agli altri kayak, per cui allora, quello più stabile in assoluto abbiamo provato è la carotona, 108 cm di larghezza, poi l'X100 che è quasi come la carotona, è un po' più stretto, però col fondo drop stitch che è piatto vi dà un senso di sicurezza in più perché potete muovere più agevolmente, per entrare e uscire dal kayak potete appoggiare proprio il piede di piatto sul fondo. Poi il Gumotex, e questo è, come stabilità viene ultimo, anche se anche qua al fondo drop stitch ancora più, diciamo, ha una pressione ancora più elevata rispetto a quello di X100, per cui sì, potete per entrare e uscire dal kayak potete appoggiare proprio il piede e alzarvi, però è comunque meno stabile degli altri kayak. Prestate un po' più attenzione, non potete saltarci su e far subito quello che volete, dovete un attimo prendere le misure di questo kayak. E quindi vediamo di tirare le somme su esperienza con questo kayak. È un kayak, tutto sommato è fatto bene, il rapporto qualità-prezzo è molto buono, sempre che li ho comprati quando è in offerta, non compratelo a prezzo pieno. E una cosa di cui ci siamo accorti verso sul finire della nostra prova al lago di Andone è che questo kayak soffre abbastanza il vento, lo soffre più del Gumotex e anche dell'X100, perché se guardate le murate del Gumotex si ha i tubolari da circa 22 cm, però sono arrotondati e anche il ponte è arcuato e comunque è più basso rispetto alla murata dello Story, saranno almeno una decina di centimetri più basso, per cui il vento riesce a scorrere meglio sopra il kayak offre un pochino meno resistenza. E invece lo Story, per come è fatto, queste murate che tutto sommato vanno su abbastanza verticali e sono abbastanza alte, intercettano il vento in modo molto più sostanzioso, per cui se avete il vento contrario vi rallentano parecchio e magari vi spostano un pochino il kayak. Il kayak tende comunque ad andare abbastanza dritto, a seguire la direzione che più o meno volete dargli, però il vento vi rallenta e vi sposta un pochino, non basta la pinna sotto.
Per cui valutate, se voi frequentate abitualmente specchi d'acqua molto molto ventosi, potrebbe non essere il kayak che fa per voi. Adesso noi magari cercheremo magari di provarlo al lago di Como, quando c'è la breva e il Tivano, quando c'è l'alternanza tra questi venti magari un po' più forti, per vedere come va. Ecco. Per il resto non abbiamo rilevato grosse pecche. Ecco, i sedili alla lunga si sono rivelati non così comodi come speravamo, per cui però possiamo cambiare il tipo di schiuma che è contenuto nel booster. Io per esempio abbiamo già trovato una specie di seduta in gel che si può però comunque mettere dentro nella copertura di questi sedili, per cui dovrebbe essere adattabile a questo kayak. Vi faremo sapere, speriamo che questo video vi sia stato utile, e se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi magari al canale, così se ci sostenete riusciamo a far crescere il canale, riusciamo a portare anche altri kayak su questo canale, perché fino ad ora tutti i kayak che avete visto li abbiamo comprati e pagati di tasca nostra, e comincia a essere un po' dispendiosa la cosa. Buone pagaiate!